Buonasera a tutti ragazzi, allora in questo video, come avevo anticipato in un video precedente, in un commento in realtà, un video che mia sorpresa ha raggiunto un adeguato numero di visualizzazioni e parecchie persone ho visto che hanno tratto giovamento da questo video. Sto parlando del video della pedaliera del Logitech G29 con il problema al potenziometro del freno. Lascio nel caso il link in descrizione se me lo ricordo. In questo video vorrei portare un po' di manutenzione sul Logitech G29 il volante e in particolare soffermarmi un attimo sullo stridio che io personalmente ho riscontrato, ma anche qualche altro utente, per quanto ne so, ha avuto lo stesso problema. In pratica, girando da una parte il volante, si sente uno stridio all'interno del volante. Ora, io ho risolto il problema e vi illustrerò come. In questo momento, dopo 9 mesi, non lo sento più. Adesso è anche un po' smontato il volante, quindi vedremo quando magari aprendolo se si sente di più. Comunque era assolutamente fastidioso e smontandolo vi farò vedere come. Allora adesso smonto il volante, ho tolto già alcune viterelle sotto. Va smontato il volante dal davanti e poi vanno tolte le viti piccole che sono qui, 1 2 3 4 nei laterali, ecco questa quarta, poi queste qui. Per sicurezza io non ricordo bene, comunque ho tolto anche queste, ma mi sa che vanno tolte. Per smontare il volante vanno rimossi questi perni esagonali, se ne viene anche il simbolo della PlayStation, e poi al di sotto, se riesco a farvelo vedere, sotto ci sono le viti che tengono su i comandi, cioè per esempio peso è questo, allora c'è questo qua, va ruotato, appoggiato e ruotato un po' alla volta, con pazienza vanno tolte le palette eccetera eccetera. Quindi io adesso accelererò il video, perché l'obiettivo del video non è quindi come smontare un Logitech G29, bensì fare un po' di manutenzione. Per approfondimenti fate riferimento a video meglio organizzati anche per le telecamere. Oh, fate attenzione che qui dietro c'è un connettore che, se si rompe, dovete buttare il volante, che sarebbe il connettore per tutti i comandi al volante. Allora, una volta tolto il volante, state attenzione. Allora, in questo momento è il momento più delicato di tutto. Finora ho detto che è stato semplice, questo invece no, cioè è una cretinata, ma occhio, c'è un cavetto qua dietro, vedete? Ecco, questo è il famoso cavetto che vi dicevo prima. Se si spezza questo abbiamo finito di fa, non si gioca più. Allora, questo qua, vabbè, prendiamolo ai lati, con un po' di pazienza, ecco qua, se ne viene già. Io l'ho già smontato altre volte, quindi se ne vede un po' più facilmente. Ora, qui va smontato. Io ho tolto tutto, ci sono altre tre viti, ci sono queste lunghe qui che tengono tutto. Ecco, sono queste lunghe, vanno qui, nei quattro angoli. Abbiamo qua, qui, qui e qui. Poi ci sono due, quattro centrali più piccole con un po' di flangia, queste qui, che servono per tenere le palettine. Potete anche non toglierle,
io le ho tolte, così do una pulita alle palettine, si sfilano un po' di lato e vanno via. Ok, secondo momento delicato, quando si toglie il mozzo centrale, ecco, quando fa questo momento qua, attenzione perché se va fino in fondo, il buco attraverso il quale deve passare il connettore è minuscolo, vedete? Qui. Se lo tirate fino in fondo si straccia il cavetto, ecco. Mia fortuna, mi è scivolato il volante, però non è successo niente. Ok, arrivato a questo punto va svitato qua. Si viene su da solo, si fa passare il cavetto lì in mezzo. Oh, e siamo arrivati fino in fondo. Allora, come funziona questo volante? Molto semplice. Qui su c'è un ingranaggio rotondo, non si vedrà mai nel video, un ingranaggio a tendi dritti che quando ruota qui sotto qui fa funzionare una grimagliera. Lo butto tutto a destra, vedete che arriva, eccolo là. Oh, vedete tutto questo bel grasso qua? Ecco, questo è un extra perché io l'ho messo in quantità eccessiva, non fate come ho fatto io, perché come vi dicevo ho dovuto rimandare più volte in assistenza, una volta ho restituito proprio il volante e il secondo pure mi rischiava. Allora nella disperazione ho messo grasso ovunque sperando che si risolvesse lo stridio, ma così non è stato. Qual era il responsabile di questo stridio che ora non sento? Gli ho fatto passare un po' di tempo cercando di fare un video un po' più che si sentisse il fischietto, ma non c'è. Cosa positiva perché evidentemente quello che ho fatto è servito e in modo definitivo. Allora lo stridio proviene da qui. Qui all'interno di questa fessura, che ringraziamo l'ingegnere che ha pensato di farla, che ci permette di lubrificare il tutto, ci sono dei pettini dei motorini elettrici. Questi due qui sono i motorini elettrici che ci danno il feedback, ok? Qui ci sono dei pettini che strusciano ruotando, strusciano sulla base del motorino. Qui, oh, non so se si sente qui. Nel rumore generale un po' si sente, ma vi assicuro che chi ha questo problema si sente, e come soprattutto se si gioca di sera, se si gioca di sera tutto l'appartamento sente questo stridio, non è molto piacevole quando si gioca, a meno che non giochi con le cuffie, ma comunque psicologicamente non sei contento. Allora, cosa si fa? Risposta semplice, eccolo qua, faccio proprio, giuro che questo video non è sponsorizzato, anche perché non è manco monetizzato, io lo faccio per divertimento. Cannuccetta per i più fortunati, ma credo che sia in dotazione. Ok. Oh. E andiamo a dare una prima spruzzatina qui sul fondo. Io adesso lo rifaccio perché tanto me lo ritrovo. E un e due. Oh, facciamo girare un po'. All'inizio del video ho detto di dover smontare tutto qua. Allora mi sono reso conto però che non va smontato, non vanno tolte le viti, queste due viti centrali. Magari poi metto una scritta all'inizio per chi vede soltanto l'inizio o già partendo da metà video. Queste viti 4, ne ho messe soltanto 2, tengono su tutto il volante attaccato alla base, quindi non le togliete altrimenti vi si muove tutto questo accrocco qui. Quando siete sicuri di non sentire più nessun fischio, no, io un altro goccio ce lo metto. Occhio a non esagerare, non è come il grasso, però non è neanche, diciamo, un prodotto adatto ai contatti elettrici, ma non dovrebbe comunque creare danno assolutamente. Ovviamente uso VD40, esistono sicuramente una miriade di lubrificanti, io volevo andare sul sicuro, non volevo fare danni,
è uno dei migliori sicuramente in circolazione, quindi ok, perfetto. Detto ciò, per fare questa lubrificazione ovviamente io ho smontato tutto il volante. Io ho approfittato anche per dare insomma, mi sto ricordando un'altra cosa. Ho approfittato anche per far vedere come smontarlo, anche se come ho detto in precedenza ci sono video fatti meglio sicuramente. Allora, l'ultima volta che ho lubrificato il volante l'ho fatto diciamo da montato. Come ho fatto? Conoscendo il problema e avendo il VD40 con la cannuccia, ci troviamo in questa situazione qui, ok? Se riuscite, allora, senza togliere il volante, togliendo solo le viti laterali, quindi queste qua, 1, 2, 3 e 4 in quest'angolo qua, 5, 6, 7 e 8, e svitando, ok, arriva un punto che, diciamo, occhio e croce, qui si alza un po'. Vediamo se lo devo distruggere. Ok, vedete qua davanti c'è il volante, ok? Quindi questo più di così non si alza, rimane chiuso sul davanti, però dietro si alza. E con un po' di astuzia si vedono i motorini. Con un po' di luce e la cannuccetta si becca il buco, si spruzza, si gira e non bisogna smontare tutto. A me ha funzionato, l'ultima volta l'ho fatto così, ora l'ho rifatto, ma avevo sentito un po' di fischi qualche mese fa. Ok, problema del fischio risolto. Ora, altro difetto di questo volante è questa situazione qua. Queste due viti, se qualcuno ha notato, quando dopo un po' di tempo il volante, se metto questo in battuta adesso, no, lo ritorno, in questa zona qui ha un po' di spazio, ora è molto più evidente, però il volante è un po' inclinato in avanti dalla parte alta. Questo fatto è dovuto a queste due viti che mantengono i due pezzi uniti, quindi se, ecco, già toccandolo questa vitrella qua si è un po' smollata, una bella stretta di viti, una bella stretta a queste due viti si risolve questo problema. Quindi smonto un attimo qua così dopo rimonto tutto. Quindi ricapitolando, in caso di fischio del volante girandolo solo da un lato, ma probabilmente più sfortunati di entrambi, i responsabili sono i motorini elettrici, o meglio le spazzole dei motorini elettrici sul fondo. Un po' di lubrificante, uso il VD40 che c'ha pure la cannuccetta utilissima sul fondo qui. Volante un po' inclinato in avanti, stringere queste due viti. Io direi di salutarci qui, il video sicuramente è già lungo abbastanza, ma spero di tagliarlo il meglio possibile. Comunque spero che questo video, come l'altro della pedaliera, sia stato utile a tutti o alla maggior parte degli utenti, sperando di non dover avere più problemi in futuro. Se dovesse avere altri problemi, leggete nei commenti, cercherò di postarli in alto. Cerco di rispondere a chiunque nei commenti, qualunque difficoltà. Vi ringrazio per aver visto il video e al prossimo.